Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Avere una casa profumata è molto importante per il proprio benessere. I profumi, infatti, come la luce e i colori, agiscono sulla nostra psiche, facendoci sentire bene o meno. La casa si vive con tutti i sensi, quindi anche con l'olfatto, e una casa profumata innalzerà la percezione degli ambienti dandogli un tocco di stile e raffinatezza. Oggi quindi vorrei vedere con te alcuni modi per tenere sempre la casa profumata. Alcuni sembreranno scontati, ma preferisco comunque menzionarli. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo. Vediamo subito insieme 6 suggerimenti per avere una casa profumata e quindi accogliente. Ammettiamolo, questo può sembrare perfino banale, oltre che ovvio, ma cambiare aria aprendo le finestre è la cosa più importante e anche la più semplice. È importante farlo quotidianamente, magari al mattino, quando lo smog non è ancora troppo intenso. Fallo anche ogni volta che hai cucinato, anzi sarebbe una buona cosa tenerle proprio aperte mentre cucini. In inverno, se hai le finestre predisposte, puoi aprirle a ribalta perché non entri troppo freddo, ma gli odori possono comunque uscire. Cucina e bagno sono i due ambienti dove è più facile che si crei umidità. Nella prima, soprattutto quando si cucina, nel secondo, quando si fa la doccia o quando si stende il bucato. Per i più fortunati che hanno la lavanderia, l'umidità si creerà lì. Di nuovo qui è importante arieggiare perché l'umidità porta un po' di cattivo odore e aria viziata. Ma un'altra piccola accortezza è quella anche di ritirare per esempio il bucato quando è perfettamente asciutto, perché se anche solo un poco umido, questa umidità darà agli indumenti, un cattivo odore anziché un buon profumo. Negli armadi è consigliabile anche mettere dei sacchetti di lavanda essiccata o con delle scaglie di sapone di Marsiglia. Profumerà ancora di più il bucato in maniera naturale e il profumo invaderà l'ambiente ogni volta che si apriranno ante i cassetti. Sono tante le cose che purtroppo possono lasciare in casa cattivo odore. Prima ho parlato del cucinare e dell'umidità, ma ce ne sono ancora altre come ben sai: le scarpe, la spazzatura, i piatti sporchi, gli animali domestici. Quando si arriva a casa e si tolgono le scarpe è bene lasciarli una decina di minuti a prendere aria sul balcone e poi riporle nelle scarpiere o nelle apposite scatole. Si eviterà così che possano lasciare odore in giro. Per lo stesso motivo, portare sempre via i sacchi della spazzatura e pulirne i bidoni, così come pulire il frigo, la lavastoviglie e la lavatrice, diventa importante per avere una casa profumata. Per chi ha animali domestici diventa importante pulire sovente la cuccia o la gabbia, cambiare la sabbia della lettiera e ritirare le ciotole del cibo quando hanno finito, perché sono tutte cose che lasciano odori sgradevoli. Magari tu non li senti più, ma lo sentiranno eventuali ospiti. Questo forse è un aspetto a cui prestiamo un po' meno attenzione e se cambiamo le lenzuola spesso magari non facciamo altrettanto con copriletto, tende, copricuscini, eccetera. Tutti i tessuti che si hanno in casa assorbono gli odori e quindi li rilasciano a loro volta. Ecco che lavare sovente le tende, le coperte, i copricuscini diventa importante per avere una casa sempre profumata. Questo vale anche per i tappeti e le fodere del divano. Quest'ultimo quindi andrebbe infatti comprato sfoderabile proprio per questo. Lo so che è un lavoro un po' noioso e che richiede tempo, però
potrebbe diventare un'ottima occasione e scusa per cambiare faccia alla casa. Potresti infatti, avendo un divano sfoderabile, prendere una seconda fodera di un altro colore o di un altro materiale. Lo stesso per le tende, i copricuscini, le coperte, eccetera, eccetera. Ogni volta che devi lavarli li potresti cambiare. Così facendo non dovrai restare anche con la casa spoglia dovuta al tempo del lavaggio e dell'asciugatura. E appunto avrai ambienti che cambiano spesso. Questo potrebbe rendere un po' più divertente questo tipo di pulizie. Non c'è nulla di meglio di piante e fiori per profumare la casa. Certo, l'abbiamo detto più volte, non sempre è possibile avere fiori freschi in casa e c'è anche chi non li ama, ma ci sono alcuni trucchi efficaci. Il primo è avere delle ciotole di potpourri da cambiare sovente, oppure creare delle composizioni di fiori finti su cui ogni tanto mettere 2 gocce di oli essenziali. Per la cucina basterà avere qualche vasetto di erbe aromatiche che sprigioneranno il loro meraviglioso profumo. Per il bagno ti do un piccolo suggerimento economico e super efficace. Metti qualche goccia di olio essenziale all'interno del rotolo di carta igienica. Provare per credere. Infine, non meno importante, usare profumatori e candele. In commercio trovi candele di tutti i profumi e le forme che, oltre a profumare, creeranno atmosfera e daranno calore all'ambiente. Poi ovviamente, come appena accennato, ci sono anche i profumatori e anche qui ce ne sono di tanti tipi. Ci sono i bruciatori, quelli in terracotta, alla cui sommità metti degli oli essenziali che evaporano grazie alla candelina che c'è sotto. Anche questi, come le candele, danno quel tocco in più perché creano un po' di atmosfera. Ci sono poi i diffusori di essenze, sia quelli da attaccare alla spina che quelli ad ultrasuoni che emanano un vapore profumato. Infine ci sono gli spray per ambienti. Il mio consiglio è di mantenere gli stessi profumi nelle varie stanze, onde evitare di mescolare troppe fragranze che poi potrebbero anche infastidire. Meglio cambiare fragranza ogni tanto che avere diverse fragranze nello stesso momento. Spero che questo video ti sia stato utile, ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e magari anche nei commenti. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza, ti basta contattarmi, trovi i contatti in descrizione. Se poi non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di essere stato con me. A presto!